Allora, il fallimento della nazionale è andata un po' come avevo predetto. Lo dico non per presunzione, ma perché questo paese il giorno dopo sono tutti pronti a salire su un carro. Sono gli stessi che se la nazionale avesse vinto avrebbero cantato le lodi di Gattuso e della nazionale, cioè vanno in relazione ai risultati, non hanno capacità di analisi e seguono un'onda. Questo è il grosso del paese, per la verità riguarda un po' tutti gli ambiti. La cultura come al solito segue altri filoni, quella dell'analisi. Allora io vi propongo questa analisi. Innanzitutto la partita. Beh, la partita ha manifestato, così come la partita con l'Irlanda, l'incapacità e i limiti di un allenatore, innanzitutto, che è il principale responsabile del disastro che è avvenuto. Innanzitutto già con l'Irlanda si era vista la debolezza della struttura, soprattutto del centrocampo. L'Irlanda poteva tranquillamente fare 2 gol il primo tempo. Con la Bosnia i cambi, la formazione, i ruoli, molti errori che sono stati analizzati dopo da tanti, per cui insomma non mi ripeto. Ma soprattutto le convocazioni. Gattuso non ha convocato molti ragazzi forti che avrebbero alzato il livello tecnico, altri li ha messi in tribuna. Scalvini è tecnico, è più forte di Mancini. Fagioli è il centrocampista più forte che ha il calcio italiano, più tecnico. Berardi è il giocatore più tecnico da centrocampo in su. Zaniolo è un buonissimo giocatore che andava convocato, ma bisognerebbe anche investire sui ragazzi che hanno qualità. Avete visto Balestra? Balestra sembrava Cafù. Vedete quanto poco bastava per mettere in difficoltà la Bosnia? Un ragazzo di prospettiva, ma questo è. Cito un nome per dire che io ritengo avrei convocato: Volpato del Sassuolo. È un giocatore molto forte, molto tecnico, che non viene per nulla preso in considerazione. Perché? Noi i giocatori li abbiamo, non siamo in un momento della nostra storia così aureo, ci manca qualche talento per i motivi che sappiamo, ma siamo molto più forti della Norvegia, più forti, molto più forti della Bosnia, e un allenatore come Max Allegri e Carletto Ancelotti avrebbe vinto il girone, non sarebbe andato a fare uno spareggio con la Bosnia. Ma chiaramente la responsabilità non è di Gattuso, cioè è di Gattuso, ma non è il principale responsabile. In che senso? Nel senso che la responsabilità è chi lo ha scelto, e chi ha scelto Ventura, altro allenatore di terza o quarta fascia, che aveva allenato il Bari, dopodiché non credo si sia dato alla pensione, così come Gattuso aveva allenato cosa? L'Hajduk di Spalato, no? Due principali fallimenti riguardano questi due allenatori. Ma la colpa non è degli allenatori, che sono quello che sono, è di chi li sceglie e dalla Federazione Gioco Calcio. La Federazione Gioco Calcio, che cos'è? Non è solo Gravina che è il presidente, è una struttura interna di autogoverno del calcio, sia verticale che orizzontale, dalla Serie A ai dilettanti. In orizzontale ci sono anche gli arbitri, no? Tra le altre cose, con la federazione arbitri. Ora è un organismo composito con diversi interessi privati e molti interessi di tipo economico e anche politici, parliamoci chiaro. Di fronte a questa complessità l'organo è molte volte burocratico e, tra virgolette, politico, farraginoso, abbiamo detto. La nazionale all'interno di questa logica sembra essere più, come dire, un fastidio che il centro dell'attenzione. Ed è questo il vero problema, a mio avviso. Soluzione. Sicuramente Gravina per decenza dovrebbe dare le dimissioni, anzi deve darle. Ma non è così che risolviamo, perché anche i precedenti disastri, abbiamo visto le dimissioni del presidente, è che ci vogliono delle riforme interne alla Federazione Gioco Calcio.
Io suggerisco questa strada. Innanzitutto non come dicono alcuni, la politica, il ministero dentro, no, la politica non deve starne dentro, ho sentito interventi di politici in questi giorni imbarazzanti, stiano fuori. Certo il ministro dello sport deve portare un contributo, di idee, questo assolutamente sì, ma non governo del calcio. La federazione giococalcio deve trovare l'intelligenza, sicuramente ci sarà all'interno di qualcuno sicuramente ci sarà qualcuno che ha un po' di testa e deve parlare, deve trovare il modo di parlare e di farsi capire agli incompetenti che l'hanno governata. Serve competenza. A mio avviso serve uno staff ristretto di gente che sa di calcio, perché questa è la cosa principale che sta emergendo, cioè l'incapacità di capirne di calcio. Chi abbiamo di gente che, voglio dire oggettivamente, sa di calcio? Carletto Ancelotti, Max Allegri e Roberto Mancini. Sono 3 i nomi di grandi competenti. Parlo di queste figure qua, non solo questi 3, ma insomma uno staff di poche persone che funga da pritaneo, che suggerisca le linee di una riforma e delle scelte. Accanto a questo, ma sotto questo, serve anche, come dire, una rappresentanza che può anche suggerire di ex campioni, e ne abbiamo diversi, che possono portare anche loro un po' di competenza. E abbiamo tanti ex campioni. E serve una politica di riforme. La prima riforma è che l'allenatore di calcio deve avere più poteri ed essere meno schiavo degli interessi economici, quindi nazionale staccata all'interno della Federazione Gioco Calcio, con particolare cura, con particolare attenzione, perché la nazionale non può essere schiava del business, perché è l'identità della nazione, ok? E quindi va preservata, tutelata. Tra le riforme, oltre a queste che ho detto, serve anche, a mio avviso evidente, un campionato a 18 squadre, perché il numero di partite che riguarda le squadre italiane è molto alto. Se accompagniamo questa questione anche al numero di partite elevatissimo, che l'altro business, core business, cioè l'altro cuore del business del calcio, la UEFA, ha aumentato inventandosi un unico girone, moltiplicando le partite per interessi televisivi, abbassando il livello e mettendo paradossalmente in difficoltà anche il nostro calcio. Una riflessione andrebbe fatta all'interno della Federazione Gioco Calcio anche nella parentesi arbitri, che ci sta mettendo del suo per complicare questo splendido gioco, con regolamenti che stanno in parte rovinando e mettendoci in difficoltà. Ad esempio, il fatto che ogni singolo contatto possa essere calcio di rigore e che le mani bisogna tenerle dietro perché altrimenti il corpo, il volume e altre sciocchezze del genere che si sono inventati questi, incompetenti, anche loro, mette in difficoltà il calcio italiano. Noi abbiamo sempre avuto una grande difesa, è sempre stato il nostro, diciamo, la nostra identità, la nostra forza. Adesso non possiamo più toccare, non possiamo più muoverci, non possiamo più fare niente, che potrebbe essere calcio di rigore. Insomma, il discorso è composito, ma questo è il primo punto. Io mi sono segnato altri punti da evidenziare, oltre a questa, però questa è la cosa principale, la ristrutturazione dell'organizzazione interna della FIGC. La scelta dell'allenatore. L'allenatore è fondamentale. L'allenatore è fondamentale. Noi abbiamo 3 grandi allenatori, uno se l'è preso il Brasile, un altro secondo me rimarrà al Milan e l'altro è Roberto Mancini, che non a caso ha vinto l'Europeo pochissimi anni fa. Quindi come vedete il nostro livello non è così male come tutti voi dite. Serve un grande allenatore. Voi dite, ma è uscito dal mondiale. Sì, ha vinto l'Europeo, partiamo dal dato di fatto, è uscito dalla qualificazione del mondiale, ha detto che non ha fatto quello che avrebbe voluto fare a livello di convocazioni, l'ha detto piuttosto esplicitamente, si è preso anche una parte di responsabilità, ma ha detto esplicitamente che le problematiche con la federazione ci sono state.
Detto che noi con la Macedonia avevamo dominato, perché la Macedonia ha fatto un tiro, cioè che è stato l'evento così, mentre noi con la Bosnia abbiamo subito dal primo all'ultimo minuto, ma lasciamo perdere, insomma, ok, non confondiamo la competenza di Mancini con Gattuso, per favore. Ora, quindi un allenatore con più poteri. E l'unico grande allenatore in questo momento che abbiamo a disposizione è Roberto Mancini. Ora, con Roberto Mancini, secondo me, tutti quelli che sono i catastrofisti che oggi abbondano verrebbero smentiti dai fatti. Sono gli stessi catastrofisti che avevano detto dopo Ventura che noi eravamo tutto da ripensare, con Mancini abbiamo vinto l'Europeo. Quindi era tutto da ripensare. Vedete com'è è crollato. Adesso tutto un catastrofismo un'altra volta. Non c'è nessun catastrofismo, non c'è nessun catastrofismo. Serve un allenatore capace, ok? Certo, abbiamo bisogno anche di riforme che ritornino, come dire, a sviluppare la tecnica. Questo senza ombra di dubbio. La Federazione Gioco Calcio ha delle sue responsabilità, serve più coraggio in alcune scelte, ma lì ci vuole un po' di tempo e una Federazione Gioco Calcio che sappia incidere. Ma ripeto, con Carletto Ancelotti noi il girone lo vinciamo, ok, tranquillamente. Non abbiamo la qualità tecnica in questo momento per competere col Brasile, con l'Argentina, probabilmente neanche con la Francia, con la Germania, ma dopo queste nazioni ci siamo noi, la Spagna, forse più forte, ok? Ma insomma siamo nelle prime 6-7 del mondo, 8 del mondo, anche con questo livello tecnico. Bisogna cercare di recuperare quei talenti che abbiamo avuto e lavorare con un po' di tempo. Però noi l'Europeo l'abbiamo vinto con una nazionale che più o meno aveva questo tipo di livello. L'abbiamo vinto con Chiesa, che è stato il giocatore più forte in quel momento, e con Mimmo Berardi, che oggi non è stato convocato. Ok? Quindi noi, la nostra tradizione, la nostra filosofia calcistica, non facciamo confusione, siamo in un momento di non grandi talenti, siamo d'accordo, ma la nostra tradizione, la nostra filosofia di gioco è tra le migliori del mondo, ci copiano ovunque, mi capite? L'organizzazione, la mentalità, il calcio lo capiamo noi molto meglio dei brasiliani, sappiamo noi che cos'è il gioco del calcio. Non facciamo confusione. Non a caso il Brasile chiama Ancelotti, perché lo sa, che il talento da solo non basta, serve questo. E noi abbiamo questa roba qua, mi capite? Quindi non facciamo confusione. Quindi cambiare il presidente non è l'unica cosa che bisogna fare, bisogna ripensarsi e poi, ripeto, Mancini allenatore e noi gli europei non dico che li andiamo a vincere, ma quasi.